Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi torniamo a occuparci di una vecchia conoscenza che ha di recente attuato una svolta musicale buona, ma non del tutto a punto. Chi segue Heavy Metal Heaven sin dai tempi della vecchia webzine forse potrebbe ricordare, almeno di nome, i Lucid Dream. Di questo progetto del musicista ligure Simone Terigi abbiamo coperto più della metà carriera, a partire dal terzo disco, Otherworldly, del 2016. Potevamo quindi farci sfuggire la sua uscita più recente, A Peaceful Death? Ovviamente no. Uscita lo scorso 22 gennaio, segna per i Lucid Dream diversi cambiamenti. In primis, stavolta il gruppo ha deciso di tornare in autoproduzione dopo l'esperienza sotto etichetta di The Great Dance of the Spirit del 2020. Il cambiamento più grande è però stato a livello stilistico. Rispetto al mix di hard rock, heavy e progressive metal passato, il collettivo ligure ha deciso per un notevole alleggerimento. Qua e là la componente hard rock torna fuori come influsso o anche in maniera più presente, ma sempre melodica. Si avvicina alla AOR che, a Peaceful Death, ricalca spesso nella sua modalità più soft e calma. Altrove invece il focus del gruppo si sposta su un progressive rock classico con influssi folk e sinfonici a tratti. Proprio questa varietà di sfaccettature rappresenta uno dei problemi principali per i Lucid Dream. Forse il nuovo suono va ancora rodato, ma in questo nuovo disco sembra non esserci un filo conduttore forte a livello stilistico. Ogni brano abbraccia una o l'altra influenza, mentre di rado esse si fondono davvero. Il che limita un po' il talento del gruppo nel creare belle atmosfere, peraltro molto ben udibile anche qui a più riprese. A tal proposito potremmo citare per esempio Out of Time, brano tutto progressive rock che conta su toni intimisti, dolci, dati dall'onnipresente pianoforte e su assoli molto sentiti di chitarra e sassofono. È molto diversa da Heroes of Light, dopo un intro folk rock, svolta su un hard rock a tratti solare, a tratti intenso, specie negli orecchiabili ritornelli. Il tutto è corredato da passaggi aperti e emoji, da tastiere molto anni 80 e dalla prestazione di Roberto Tiranti al basso in tutto a Peaceful Death e ogni tanto anche al microfono a fare la differenza, seppur anche Carlo Faraci nei suoi brani non sia mai. Infine Father parte mogia, docile, ma poi inizia una crescita che la porta a essere la più vicina ai Lucid Dream del passato, con dei gran bei passaggi heavy prog metal senza farsi mancare qualche intermezzo folk ben fatto. Sono i pezzi migliori di una scaletta, per il resto molto ondivaga, in cui è difficile individuare altri pezzi rilevanti. Potremmo citare al massimo la opener Dawn of a New World, titolo che sembra anticipare la svolta del disco, con un'ottima prestazione di Tiranti, specie nei ritornelli, e ottime melodie. Broken Hopes è invece impreziosito dal duetto tra lo stesso cantante e Sephora Firenze, dalle belle melodie calorose di tutti gli strumenti e al lieve tappeto sinfonico alle loro spalle. Il resto però tende un po' a perdersi. Colpa anche di una certa ridondanza a livello di atmosfere e contenuti, l'altro difetto dei Lucid Dream. Bilanciando il tutto, il risultato non arriva ai picchi a cui il gruppo di Simone Terigi ci aveva abituati in passato. Intendiamoci, A Peaceful Death rimane un lavoro buono, onesto, sopra la media che gli intenditori di AOR Progressive Rock sapranno apprezzare. Tuttavia, i Lucid Dream dovranno lavorare di più per presentare della musica più coesa in futuro, che valorizzi la nuova direzione del gruppo, ammesso che sia tale, e che questa non sia una sorta di Led Zeppelin 3, più sperimentale e morbido, prima di tornare al passato. Come sempre in questi casi, chi vivrà ascolterà e lo saprà. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100. Questa settimana si chiude qui. Se hai apprezzato il video puoi mettere il like, condividerlo e commentarlo. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!